oltre 60 anni Rio Yacht produce imbarcazioni che si caratterizzano per la loro grande qualità, ma anche per le numerose soluzioni innovative. E non fa di certo eccezione a questo concetto il Le Mans 50 che stiamo oggi per provare. Seguitemi quindi ed andiamo a scoprirla insieme. Parte dalla bellissima Saint-Tropez, non a caso la prova del nuovo Le Mans 50. Siamo già ai comandi di questa imbarcazione, stiamo navigando al minimo a 600 giri e la nostra velocità è di poco inferiore ai 5 nodi. A spingerci oggi una coppia di Cummins da 550 cavalli, la trasmissione è in linea d'asse V-Drive per la precisione. Insomma, una barca per veri intenditori. Acceleriamo e vediamo come si comporta. 9 nodi, 10 nodi, la scia già accenna a staccarsi, accelero ulteriormente. Dodici nodi, ha staccato la scia e la barca subito, senza toccare il flap, si distende sull'acqua e aumenta progressivamente la sua velocità. A 2000 giri siamo già a 16 nodi. Acceleriamo ulteriormente. Questi due motori hanno un sound decisamente interessante. Basta premere sulle manette e la velocità aumenta. Pensate, siamo già a 27 nodi, 28 a soli 2800 giri. Ma è ora di vedere come si comporta il nostro Le Mans 50 a tutto gas, quindi giù le manette e vediamo cosa succede. 28, 29, 30 nodi, sale ancora, 33, 34, 34,7 e attenzione, non sto toccando i trim, questa barca naviga così in modo del tutto naturale, il suo assetto è assolutamente neutro. 34,8 nodi, questa è la velocità di punta del Le Mans 50 che, ricordiamo, condivide la carena con l'ormai mitico Daytona 50, uno dei successi recenti di Rio Yacht. Rallentiamo ora, cerchiamo di trovare una velocità di crociera che possa essere interessante per un diportista che deve affrontare magari una lunga traversata per raggiungere la destinazione delle sue vacanze estive. Ed eccoci a 2600 giri, stiamo facendo 25 nodi, pensate, con un consumo inferiore ai 5 litri al miglio. Questa, a mio modesto parere, è una delle migliori velocità di crociera, un'andatura serena, tranquilla, dove la barca è libera di navigare, si distende sull'acqua, il consumo è minimo ed il comfort è massimo. Ma è arrivato il momento di vedere come se la cava il nostro Le Mans 50 con una serie di virate, per cui tutto a sinistra e vediamo come si comporta. E Le Mans 50 naviga come se fosse un piccolo super yacht, perché il livello di comfort anche in virata è davvero superlativo. Controveriamo. Le Mans 50 vira senza alcuna incertezza, segue una traiettoria circolare pressoché perfetta, non si inclina in modo esagerato, ma comunque riesce a regalare delle sensazioni interessanti per chi sta alla guida di questo coupé da 50 piedi. Ma è arrivato il momento di rientrare in porto.
Questa barca è davvero molto interessante e io non vedo l'ora di continuare a illustrarvela nei suoi minimi dettagli. A fra poco. Ed eccoci arrivati all'ormeggio, siamo a Port Grimaud, un luogo incantevole in Costa Azzurra, nei pressi di Saint-Tropez. Questa edizione del Le Mans 50 è un'edizione particolare dove all'ottimo design di Marino Alfani si è accostato il design degli interni ad opera di SY Design, uno dei più rinomati studi di design interni a livello europeo. Seguitemi, andiamo a vedere come è fatta in dettaglio questa imbarcazione. La plancia di comando del Le Mans 50 è decisamente completa. Manette, joystick, due grandi display e in questa posizione il comando dei flat. La visibilità, come vedete, è assolutamente nella norma. Le due finestrature laterali ci aiutano, specialmente nelle virate più strette, ad individuare potenziali problemi. Insomma, c'è tutto quello che serve per navigare in modo molto tranquillo. 3 le poltrone fronte marcia, di cui quella centrale è riservata al comandante, che peraltro può usufruire di una comoda pedana che aumenta la visibilità. La dinetta esterna del Le Mans 50 è semplicemente enorme. Come vedete sono seduto in questo grande divano a due che può accogliere tranquillamente 6 persone, che poi possono arrivare anche a 8 usufruendo di questi due comodi puff. Il tavolo può essere ulteriormente esteso in questo modo e così possiamo passare delle piacevolissime serate in rada o in porto cenando attorno a questo grande tavolo centrale. Il Beach Club del Le Mans 50 è di nuovo semplicemente enorme. Qui troviamo un grandissimo prendisole che può accomodare 3 o 4 persone e una plancetta di dimensioni più che generose. Insomma, c'è tutto quello che serve per passare delle piacevoli giornate al mare. Percorrendo questi comodi passavanti, giungiamo in un altro ambiente chiave di questa imbarcazione, la lounge di prua. Questa lounge è di fatto strutturata come un ponte portoghese con un altro grande prendisole e 2 divani contrapposti. Anche in questo caso, come vedete, le dimensioni sono molto generose e tramite un telo ombreggiante che è sorretto da pali in carbonio, anche quest'area diventa un'altra area vivibile anche mentre siamo all'ancora. La maggior parte degli armatori che hanno scelto di acquistare Le Mans 50 hanno allo stesso tempo deciso di dotarlo di questo accessorio tanto utile quanto ormai indispensabile. 2 sono le ali che si aprono, come potete vedere, ed aumentano il baglio massimo di questa imbarcazione, di per sé stesso già notevole, di altri 2 metri. Ma è arrivato il momento di andare a scoprire gli interni, un altro capolavoro, di questo Le Mans 50. Seguitemi. Ed eccoci scesi al ponte inferiore di Le Mans 50. Come vedete, al centro di questa grandissima area open space troneggia il letto king size della Master Cabin. Ho parlato di open space, ma tramite un trucco è anche possibile chiudere questa zona e farla diventare privata. Privato anche il bagno riservato alla Master Cabin, che è dotato di box doccia separato,
Insomma, un grande ambiente dove l'armatore e la sua famiglia possono stare in totale relax, circondati dal lusso. Completa la zona notte di questa imbarcazione una seconda cabina a cui si accede scendendo 2 gradini, che l'armatore di questa imbarcazione ha deciso di dotare di ben 2 letti, un letto king size posto a sinistra e un letto singolo posto a dritta. Qui troviamo infine un secondo bagno che molto intelligentemente svolge sia la funzione di day toilet che di bagno riservato alla VIP cabin. Il disimpegno di Le Mans 50 ci riserva ancora molte sorprese. 2 armadi riservati allo stivaggio, un vano che nasconde la macchina del caffè, qui dietro troviamo occultato il wine cellar e un terzo frigo. Completa la dotazione di questa imbarcazione anche un altro grande vano dedicato allo stivaggio. Se siete quindi alla ricerca di un'imbarcazione che non passi inosservata, caratterizzata da grandi spazi, indubbie doti marine e linee sportive ed eleganti, Le Mans 50 è decisamente l'imbarcazione che state cercando. Da The International Yachting Media questo è tutto e ci vediamo alla prossima Boat Review.